In questo video vedremo come sostituire il modulo laser montato sulla macchina da taglio o incisione Xtool di 1 Pro da 20 W con un modulo da 60 W ottici Laser Tree K60. Questo modulo può lavorare a 3 diverse potenze ottiche 20, 40 e 60 W, selezionabili tramite un pulsante sul modulo stesso. Iniziamo subito con l'unboxing del modulo Laser Tree K60. Tagliamo la protezione di nylon con un cutter. Una volta tolto, apriamo la scatola sollevando il coperchio verso l'alto. Sopra troviamo il tubo per l'Air Assist di gomma, il manuale a colori per l'installazione e l'uso del modulo, il cavo di alimentazione da rete, un alimentatore da 24 volt 10 A per alimentare il modulo, il cavetto speciale per collegare l'alimentazione al modulo di controllo, la staffa per il fissaggio del modulo laser compatibile con la slitta Xtool, le 2 viti per il blocco del modulo laser sulla slitta, il modulo di controllo del laser, il modulo laser K60. Inoltre in dotazione ci sono 2 lenti di protezione aggiuntive per il laser vero e proprio. Ora vediamo le differenze del modulo Xtool da 20 W e il Laser Tree K60. Con il calibro, le misure del modulo Xtool sono di 63 x 63 mm, mentre il K60 misura 76 x 80. Controlliamo il peso così da vedere le differenze tra i 2 moduli. Il modulo Xtool pesa 712 grammi, mentre il K60 pesa 1213 grammi, perciò un peso maggiore di 500 grammi, che significa un incremento di peso del 70%. Mi riservo di verificare se i motori passo passo saranno di sufficiente potenza per mantenere la necessaria coppia e velocità per muovere con agilità il modulo laser. Nel mio laser ho montato delle catene passacavo, perciò la prima cosa da fare è smontare il supporto che collega la catena dell'asse X al modulo laser. Sgancio il tubo dell'Air Assist, sconnetto il cavo che controlla il modulo laser Xtool, libero il modulo con il blocco laterale ed ecco il modulo laser smontato. Per il montaggio del modulo K60 ho deciso di utilizzare la slitta originale Xtool. Dalla slitta ho rimosso la vite di blocco dall'altezza del modulo, ho allargato il foro e ne ho fatto un secondo dall'altro lato, li ho filettati entrambi con un maschio da 3 MA. Dopodiché ho inserito le vite di sblocco fornite con il K60. In questo modo ho modificato la slitta affinché permetta il blocco del K60 in modo sicuro. Procedo con il rimontaggio del supporto per la cinghia di trasmissione con le 2 viti in dotazione. Il primo cuscinetto di scorrimento, il secondo cuscinetto. Ora appoggiamo la slitta sulla guida per procedere al fissaggio del terzo cuscinetto. Attenzione, inserire la rondella tra il cuscinetto e la slitta. Inserire la vite con il cuscinetto nel foro. Avvitare il dado dal lato opposto. Fare molta attenzione a stringere il dado spingendolo verso l'alto, così da eliminare ogni gioco tra la guida e la slitta. Verificare il corretto scorrimento della slitta sulla guida.
possiamo installare il modulo laser K60 sulla slitta X-Tool, facendolo scorrere nelle guide trapezioidali. Poi utilizziamo le due viti di bloccaggio per fissare il modulo all'altezza desiderata. Modulo e slitta sono montati, ora ci occuperemo dei fine corsa. Per quanto riguarda la posizione home dell'asse Y, non bisogna fare alcuna modifica. Anche i fine corsa dell'asse X su entrambi i lati, nessuna modifica. Data la maggiore dimensione del modulo K60, il fine corsa dell'asse Y va spostato di circa 2 cm indietro. Per ottenere una regolazione precisa, ho forato e filettato la guida inferiore a circa 3 cm di distanza dai fori presenti, così da avere la possibilità di regolazione con la feritoia del fine corsa. Come anticipato, i fine corsa dell'asse X vanno bene così, perciò nessuna modifica da effettuare. Per il fissaggio del modulo di controllo ho deciso di tagliare la slitta fornita con il K60 a metà. Ho utilizzato del nastro biadesivo di qualità per fissare la slitta al modulo di controllo. In questo modo mi è stato possibile fissare il modulo di controllo dietro il laser e fissarlo in modo stabile con due viti da 4 MA. Procedo con il fissaggio della staffa che ho stampato in 3D per collegare la catena passacavi, così da avere tutte le connessioni stabili e sicure. Per collegare l'Air Assist ho utilizzato un tubo per aria compressa da 6 mm. Poi ho tagliato circa 5 cm del tubo di gomma fornito con il modulo laser per raccordarlo. Con il cavetto adattatore, acquistabile dal sito Laser Tree, possiamo utilizzare il cablaggio originale con il modulo K60. Per alimentare il modulo laser K60 ho utilizzato dei cavi di alimentazione di sezione sufficiente a condurre 10 A a 24 V, così da collegare l'alimentatore originale sulla contattiera verde. Collegare il modulo laser al controller tramite il cavo A3 pin fornito in dotazione. Come già anticipato, sto usando il controller originale presente sul mio X-Tool D1 Pro da 20 W, perciò tutte le connessioni rimangono esattamente le stesse. Ed eccoci al collaudo di tutte le parti. Io lavoro con coordinate assolute e parto sempre dalla posizione di home. Questi sono i movimenti alla velocità standard di lavoro nei 4 angoli del laser. Il mio X-Tool è dotato di estensioni, ma dato le dimensioni maggiori del modulo laser ho dovuto modificare le impostazioni di light burn della periferica e impostare le nuove dimensioni. 434 per l'asse X e 914 per l'asse Y. Purtroppo il controller originale non permette di fare un homing completo quando sono installate le estensioni. Per portarlo ad home spesso devo premere 2 o 3 volte il tasto posizione iniziale. Il laser è pronto e il primo lavoro sono i test sui materiali, provato con le 3 potenze a 60, 40 e 20 watt. Il taglio è preciso, le velocità di taglio sono aumentate notevolmente e anche l'incisione viene molto bene. Direi di essere decisamente soddisfatto di questo nuovo modulo Laser Tree K60. Con le velocità originali, anche con il peso maggiore, i motori reggono perfettamente. In un prossimo video provvederò a sostituire il controller originale con un MKS DLC32 già acquistato, così da eliminare tutte le limitazioni del controller X-Tool,
La più importante è quella dell'impossibilità di variare i parametri. Spero che il video sia stato utile. Grazie per la visione.